Sono passati esattamente 5 giorni dall'upload di Infinity War nei cinema italiani e che dire, ragazzi miei, sono semplicemente senza parole. Dovessi dirvi la mia, vi parlerei di 2 ore e mezza di puro intrattenimento che scorrono con una velocità assurda, trasportandoci continuamente da uno scenario ad un altro e presentandoci uno dei migliori villain della storia, o almeno a mio parere il miglior villain nella storia dell'MCU. Villain che fa da protagonista all'intera pellicola e che, diciamocelo, quando si toglie l'elmo ci ricorda un po' qualcuno, il che avrebbe anche senso visto che hanno deciso di anticipare l'uscita della pellicola al 25 aprile in Italia. Ok. A distanza di circa una settimana dalla marea di stronzate su cui ho provato a speculare cercando di capire cosa potesse accadere nel film, ho quindi deciso di fare un video pieno zeppo di spoiler in cui provo un attimo a spiegarvi che cosa è successo nel finale di Infinity War e cercare di capire insieme che cosa accadrà nei prossimi film. Quindi, se non avete visto il film... fuggite, sciocchi! お前はもう死んでいる。何？もう匠で Ok, riflettiamoci bene. Nel film muore soltanto gente che è appena comparsa nell'MCU. Dai Guardiani della Galassia a parte Rocket a Doctor Strange e Black Panther, fino ad arrivare alla tristissima scomparsa di Spider-Man. Insomma, si tratta nella maggior parte dei casi di personaggi di cui sappiamo già usciranno film nel corso della fase 4. Cosa che tutti hanno poi capito è che se Doctor Strange ha dato la gemma del tempo a Thanos è per un solo motivo, ovvero che nei 14 milioni di futuri in cui ha avuto modo di guardare, l'unico in cui gli Avengers riescono a salvare l'universo è proprio quello in cui effettivamente lui avrebbe dato a Thanos la gemma del tempo. Il che significa che se la matematica non è un'opinione, la nostra cara Disney ha fatto anche in questo caso un'astuta scelta di marketing e tutti torneranno in vita. Come alcuni miei colleghi americani affermano, quindi non è una questione di se, è una questione di come. E a questo come, tra l'altro, abbiamo già probabilmente una risposta. Captain Marvel. Chiamata da Nick Fury nella scena post-credits di Avengers 3, infatti sarà proprio lei la protagonista del film subito precedente Avengers 4, film che ci presenterà sia eventi molto passati, dato che sarà ambientato negli anni 90, ma ci permetterà anche di conoscere alla perfezione questa nuova supereroina che a questo punto vi starà facendo chiedere: ma chi cazzo è questa? Bene, Carol Danvers, o se preferite Captain Marvel, è un pilota che acquisisce poteri alieni a causa di un incidente, specificatamente poteri provenienti da una razza che già conoscete, ovvero la razza dei Kree, quella a cui appartiene Ronan l'Accusatore, ovvero l'antagonista principale di Guardiani della Galassia 1. Questa caratteristica la rende praticamente uno dei personaggi più OP mai inventati dalla casa delle idee. Lei è infatti dotata di settimo senso, cioè una sorta di senso del ragno super potenziato che rende quasi impossibile colpirla. Consapevolezza cosmica, ovvero lei sa in ogni momento cosa sta succedendo nel cosmo che la circonda. Super forza, anche se molto super nel suo caso. Possibilità di controllare la gravità, possibilità di assorbire qualsiasi potere la colpisca, possibilità di sopravvivere nello spazio e nel vuoto e di lanciare onde energetiche che Goku Super Saiyan Blue levati. Oltre al fatto che, così come ogni personaggio OP nella storia, è dotata anche di una trasformazione. Questa trasformazione si chiama forma binaria e le permette di andare ad una velocità superiore a quella della luce, permettendole quindi di schiaffeggiare le natiche un po' a chiunque. Ma cosa succederà a Thanos e al guanto dell'infinito? Semplice, qualcuno arriverà, glielo toglierà e farà tornare indietro il tempo in modo tale che tutti possano tornare in vita. Sono sicuro di ciò per un semplice motivo. Anche il fumetto da cui il film prende per la maggior parte dei casi spunto, ovvero The Infinity Gauntlet, presenta eventi simili. Nello stesso, infatti, Nebula riesce a rubare il guanto dell'infinito al suo padre e viene convinta dai vari supereroi a far tornare indietro l'universo di 24 ore in modo tale che tutti gli altri supereroi deceduti nel corso della conquista di Thanos possano tornare in vita. Il che sarebbe perfettamente possibile anche nell'MCU, prendendo in considerazione il fatto che Nebula sia ancora in vita e provi un enorme risentimento nei confronti di suo padre. Oppure potrebbe riuscirci la stessa Danvers, che tuttavia potrebbe diventare così fin troppo protagonista di Avengers 4, quindi non so per cosa optare da questo punto di vista. Sono poi sicuro al 100% che alcuni di voi si stanno domandando: sì, ok Chris, ma Adam Warlock? Sì, perché abbiamo visto che effettivamente gli pseudo Simpson dello spazio che compaiono in Guardiani della Galassia 2 stanno costruendo proprio Adam Warlock, un altro personaggio super OP di casa Marvel. Ma per l'appunto c'è un ma grosso
grosso quanto una casa. James Gunn, infatti, il regista di Guardiani della Galassia volumi 1 e 2, ha rivelato più volte, sia durante interviste che nei suoi post sui social, che effettivamente Adam Warlock non comparirà prima di Guardiani della Galassia 3, e quando lo farà sì, farà qualcosa di fantastico perché aprirà la nostra mente a nuovi orizzonti cosmici per quanto riguarda l'universo Marvel, però per l'appunto non comparirà mai in Avengers 4. Ci ritroviamo quindi senza ombra di dubbio davanti ad un elettrizzante finale per la fase 3 che confluirà sicuramente in una fase 4 ancora migliore, dato che l'universo dei fumetti Marvel verrà adesso sviscerato completamente, o almeno da quello che si è capito. Il fatto che poi la Disney abbia acquistato la Fox ci porterà davvero molto lontano. Acquistando la Fox, infatti, non solo adesso la Disney e quindi la Marvel hanno personaggi grandi come Silver Surfer, i Fantastici 4, gli X-Men, ma anche tante idee che possano far confluire per l'appunto proprio nell'universo cinematografico Marvel attuale e probabilmente nella quarta fase dello stesso. Quindi potremmo ritrovarci davanti ad un Avengers vs X-Men o davanti a robe di questo genere che insomma andranno a cambiare tutto e andranno a rendere questo universo ancora più vasto e interessante. Ditemi un attimo voi cosa ne pensate. Qui sotto nei commenti potete dare via libera agli spoiler, tanto chiunque stia guardando questo video si presume abbia già guardato il film, a meno che non mi voglia semplicemente bene. Trovate qui sotto in descrizione una maglietta rappresentante Thanos che dice Omae wa Moushindeid, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!